Monica, breve indagine che comunque ha a che fare con la storia del nostro amico, quindi resterà nella sua sessione, sulla Monsanto. Il nostro amico, lo ripetiamo, è un agricoltore della Puglia mediana, non salentina. Abbiamo già visto alcune cose sulla Xylella, gli ulivi, Shiva, creatore distruttore, ulivo, maschio, femmina, l'oliva è femmina, l'ulivo è maschio, sullo spirito, sull'origine della Xylella, come una seconda faccia della Matrix. Non ti ho fatto una domanda. Gasdotto dall'Albania avrebbe comportato l'abbattimento di alberi secolari, nessuna legge lo avrebbe permesso. Quindi Xylella. Questa è un'altra teoria legata all'arrivo di questa piaga. No, ma aspetta, prima Monsanto eravamo, aspetta, mi sono un po' confusa. Sì, ma adesso arriviamo alla Ah, Monsanto, ok, perché in qualche modo ah, ok, arriviamo anche lì. sì, mhm. Eh, Perché in qualche modo i nuovi ulivi saranno collegati a dei patent, a dei brevetti, e dove ci sono brevetti e natura c'è la Monsanto, solitamente, o aziende, società collegate. eh, anche qua, vedi, di nuovo c'è un po' un discorso di dualità, come se ci fosse una fazione che aveva interesse al gasdotto. Poi invece un'altra fazione, perché tanto poi abbiamo visto che le fazioni sono due, ma poi il vertice della piramide è unico a controllare e a manovrare le due fazioni, ok? Quindi alla fine è come se ci fosse un accordo, anche se apparentemente c'è un contrasto. Quindi mi fa vedere una fazione interessata al gasdotto, l'altra fazione invece interessata ehm, all'interferenza sulla terra. Terra inteso proprio come terreno, come alberi, allungare la mano su questa roba qui. Eh, Sostituzione delle piante sostituzione delle piante, sì, e però poi mi coltivare. fa vedere anche una mano che parte, non so come se fosse tipo da una massoneria ecclesiastica. Mm. Mm? Ehm, Ah, non so, ecco, sai che l'ulivo è utilizzato in chiesa, no? Tipo, sai, la Domenica delle Palme, cose del genere. mhm. Mm? Forse anche in alcune, davanti a alcune chiese c'è l'ulivo piantato, statue di ulivo, così, no? Mhm. È come se si volessero impossessare di questo simbolo che è di fecondità, di libertà, e volessero farlo diventare loro, ok? Sempre in questo gioco così di ribaltamento. Va bene, a proposito di ulivi, il nostro amico ci chiedeva se può utilizzare, noi non potremo mai rispondere sì o no, comunque la calcidrata, al posto di tutti i prodotti della Monsanto per preservare le sue coltivazioni di ulivi. Tu Banalissima dici, calcia idrata. sì, no, sì, sì, anche, però è come se si potesse sostenere e potenziare eh, questa calcidrata con piantare, non so che cavolo sia, un altro tipo di pianta, che in qualche modo quest'altro tipo di pianta collabora con la calcidrata e si Mm? allea con gli ulivi per evitare l'attacco dei parassiti.
Mm, Allora, a me così a vederla non riesco a capire se è una salvia, se è un origano, se è una roba così. quindi una piantina, non Sai, un non è alto la no, albero. esatto, o un arbusto, una cosa così, però non mi viene un albero, esatto. Qua e là, tra un ulivo e l'altro, c'è questa nuova Sì, pianta. Ok. o è così, o tra o proprio l'utilizzo di questa oltre alla calcidrata. Ok, questa informazione la saprà trovare Francesco da solo, informandosi Sì, con sì, un'intuizione. sì, con ricerche, sì, penso proprio di sì. Ok, chiamiamo il capo della Monsanto. E mi viene appunto come un vescovo, non so perché, viene, cioè, nel senso, viene con una tunica e una croce rossa sopra e poi il cappello fatto classico ghiandola pineale d'oro. Ok, Monsanto, semi o GM? Mm. Proibito piantare semi propri, men che meno di cultivar antiche, resistenti, varie. Sappiate che per esempio le carote sono non solo arancioni, ma di tutti i colori che vi possono venire in mente, viola, gialle, mille sfumature. Il mercato ne impone una sola, a Monsanto ne impone una sola. Questo pseudovescovo va in giro con l'aspersorio, credo che stia emettendo così questi prodotti della Monsanto e dice Pachamama, Pachamama. Ok, chi c'è dietro il vescovo? Chi è? Mi Quali fa entità? vedere proprio come se ci fossero questi rituali pagani, mm? Mentre dice Pachamama, mi fa vedere proprio l'emblema della Pachamama, sai, no? Questa donna scarnificata, magra, però un po' gravida, presente, no? Mhm. Ehm, l'entità del secondo universo mi fa vedere Satana. Poi mi fa vedere anche dei rettiloidi che sono tutti piazzati dentro un deserto, dove appunto non ci sono alberi, non c'è nulla. E in una, sì, più che un deserto, proprio terra arida. Ok, prodotti chimici. Qual è l'obiettivo? Ehm, allora, tipo come mi fa vedere la Terra che diventa un altro pianeta. Un pianeta povero, un pianeta impoverito proprio delle sue sostanze prime. Arido, Sì. inaridito. Mm, 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 mm. Un sistema di coltivazione che non è autosostenibile, Mm. come invece è sostenibile, autosostenibile quello della natura, la È rigenerazione del perfetto, terreno. quello è perfetto proprio. Va bene, l'analisi la sappiamo tutti, la conosciamo tutti. In prima fila Francesco e tutti quelli che vogliono aggiungersi a lui. Siamo in una Matrix, stiamo giocando, decidiamo però noi. Prima fila tutti i contadini di tutto il mondo, Mm, ma anche certo. noi che non siamo contadini e che decidiamo da esseri umani e consumatori cosa appoggiare e cosa no, cosa mangiare e cosa no, cosa accettare dando il nostro consenso e cosa non accettare negando il nostro consenso. Siamo come assistiti dal sole. Il sole con il suo calore e con le sue informazioni. Il sole che è l'ad eternum che noi piazziamo
direttamente sulla Monsanto. E su tutte le aziende simili. Sì. La più famosa è la Monsanto, che già ha iniziato a perdere cause milionarie, miliardarie, Mm. sia per pagare i danni fisici di persone che utilizzando i prodotti della Monsanto sono morti, si sono gravemente ammalati e poi morti, sia su altri fronti. Come vedi Francesco in questa azione? E in prima fila lo sento molto sapiente, come se fosse in grado di gestire questo gruppo di dissidenti, di outsider. In questo momento sono degli outsider. Ok. Chiedigli di fare quello che abbiamo detto di fare, e se vuole mettere una mano nella terra, la sua, dichiarando l'ovvio, ma che ovvio non è più, questa terra è mia e sono io che decido per essa. Contro ogni espropriazione, ogni imposizione, ogni divieto a usare le leggi della natura per la coltivazione. Le leggi di ciò che ci fa bene, l'agricoltura biodinamica, non che ci scava la fossa, prodotti chimici e fertilizzanti chimici. Che fa? Sì, sì, assolutamente, ripete parola per parola e così fanno tutte le altre persone dietro, coltivatori e non coltivatori, anche coloro che hanno un piccolo appezzamento di terra o persone come noi anche che non ce l'hanno ma che sostengono tutto questo. Ok, la vibrazione della Terra è cambiata? Sì, guarda, proprio volevo infatti aggiungere, no, che a queste tue parole, che poi vengono assorbite e ripetute da tutti gli altri, è come se stesse brillando la terra. Vedo proprio una luce quasi tra l'oro, sì, giallo a oro, che viene emanata dalla terra. È quasi un movimento.